Ciao, come va? Spero tutto bene ed oggi io, Cibislacco di Gamescore.it, sono qui a proporti un nuovo video speciale. In occasione dell'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, io vi proporrò oggi un gameplay, un video veramente speciale. Ed è un video gameplay dedicato ad un gioco di ruolo da tavolo in solitaria che usa le carte da scala 40, ovvero Colossal. Spero di averlo pronunciato bene, ma sono abbastanza convinto di sì. Non si vede molto ora che ci penso bene, ma ci accontentiamo. Io possiedo la copia fisica di Colossal, ma esiste anche la versione fisica che la potete trovare nei negozi specializzati. Diamo un po' di contesto al perché c'è questo collegamento tra The Legend of Zelda e Colossal. The Legend of Zelda è il prossimo videogioco che uscirà su Nintendo Switch, esce esattamente settimana prossima più o meno, ed è un titolo molto particolare, seguito di Breath of the Wild, che appunto ne segue gli eventi, si è caratterizzato già da Breath of the Wild per delle cose particolari, il design di questi guardiani, queste creature che lanciano raggi laser, un'ambientazione molto selvaggia, una narrazione molto strana rispetto ai soliti Zelda, in cui sostanzialmente Link e Zelda hanno fallito, tutto parte da un fallimento, da una caduta, il che è tutto molto interessante, ma ci sono appunto guardiani, ci sono creature che sembrano tipo le creature del Maya, il classico simbolismo Maya, o almeno il folklore occidentale quando si pensa ai Maya o società di questo genere. Qual è la cosa interessante? Che questo elemento qui di gioco, questi elementi di guardiani che caratterizzano appunto questo specifico Zelda e anche Tears of the Kingdom, va perfettamente a braccetto con Colossal. Colossal è un gioco di ruolo, per chi non fosse avvezzo ai giochi di ruolo e fosse più basato sul mondo videoludico, avesse più abitudini sul mondo dei videogiochi, un gioco di ruolo è un gioco di interpretazione, quindi le persone, tendenzialmente un gruppo di gioco che va dai 3-4 persone fino a un massimo di 6, parlano tra di loro o con un narratore, chiamato anche Game Master, che conosce le regole del gioco, al fine di narrare tutti insieme una storia fatta di successi e fallimenti. Esistono moltissimi giochi di ruolo, moltissimi che hanno avuto un sacco di successo, tantissimi di vario tipo, pubblicati fra l'altro da case diverse, case editrici diverse. Uno dei più noti che avrete sicuramente sentito su Gamescore.it è sicuramente Fabula Ultima, di cui sicuramente avrete sentito parlare perché ha vinto come miglior gioco di ruolo dell'anno al Lucca Comics and Games 2022 e per il progetto di Fabula Chronicles, ma noi non stiamo parlando di quello. La stessa casa editrice, Need Games, ha portato in Italia Colossal. Colossal è un gioco di ruolo in solitaria, quindi sostanzialmente ce la canteremo e ce la suoneremo, quindi io narrerò delle cose. Questo video quindi sarà io che gioco a Colossal, ma avrò fatto delle modifiche per adattare Colossal a The Legend of Zelda, in particolare appunto Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. L'ambientazione di Colossal è presente, appunto, stando al gioco di ruolo Colossal, il gioco è tutto ambientato nel Colostello, ma presenta molti elementi generici sull'ambientazione e sfrutteremo questa genericità per costruire la nostra storia, quella che è il nostro adattamento di Colossal, basato appunto sulla sua modifica per renderlo adattato a The Legend of Zelda. Per giocare servono delle carte, come queste qui, proprio carte da scala 40, quindi regina di picche, jack di quadri, classiche proprio queste carte qua, a cui va tolto il Joker, quindi il Jolly non c'è per giocare questi mazzi qua, ma noi useremo il servizio online Roll20, che lo vedete appunto qui vedete Roll20, queste cosettine qui sono le nostre carte, queste saranno le nostre carte. Ora non vi faccio fare il personaggio, non farò il personaggio perché in realtà l'ho creato e il personaggio è questo qui. Noi giocheremo Terry, esattamente quel Terry. Il Terry che appare esattamente all'interno di The Legend of Zelda. In particolare ho usato un artwork fan-made all'interno dell'info box di questo video e
nell'articolo che uscirà poi su gamescore.it troverete la fonte e vedete che l'artwork è stato leggermentissimamente modificato perché è stato aggiunto il terracco, il piccolo pettino che caratterizza appunto il capitolo Musou di The Legend of Zelda. Quello Hyrule Warriors, l'era della calamità, se non ricordo male è il suo nome. Non vi sto a spiegare adesso come funziona in modo super dettagliato la scheda, perché in realtà è molto semplice. Se mai acquisterete Colossal vedrete che è anche molto semplice. Di base vi basta sapere che qui abbiamo il nome, qui abbiamo la classe, noi saremo un domatore perché siamo noi che giocheremo Terry con il nostro pettino, che è il terracco. Poi abbiamo la chiamata sostanzialmente è il motivo per cui noi stiamo viaggiando, banalmente, noi stiamo andando avanti con questa storia per questa ragione qui, per la chiamata. Quando avremo risolto la chiamata, e saremo noi a decidere quando risolverla, quindi noi giocatori decideremo quando la chiamata sarà chiusa, quando sarà chiusa sarà la fine della storia. Abbiamo un'indole che ci dice più o meno come ci rapportiamo con gli altri. Abbiamo un inventario, in questo caso come inventario la mia torre compagna, che è appunto il terracco. Ho usato questo artwork qui per rappresentare il terracco, che è glaciale difensivo, perché ho creato il pet, e ho un'arma. L'arma posso scegliere qualsiasi arma a caso, non ci sono limiti sulle armi, possiamo inventare qualsiasi arma in Colossal. Io ho fatto lo zaino insettoide perché mi sembrava carino vedere Terry caricare i nemici proprio a spintonate. Queste sono le statistiche di esplorazione e queste le statistiche di combattimento che ve le spiegherò andando avanti nel gioco. Quindi sostanzialmente questa sarà appunto una partita in cui giocheremo a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, creeremo una storia basata su questo videogioco o comunque useremo anche i capitoli precedenti come pretesto, come appunto elemento narrativo da poter utilizzare, e da qui costruiremo una storia. Ovviamente la storia che io vi narrerò sarà una storia totalmente inventata. Non possiedo Tears of the Kingdom, quindi non avrete spoiler sul gioco. Quello che io vi narrerò saranno eventi letteralmente puramente fantasiosi, totalmente scollegati da quello che avverrà poi nei videogiochi. Immaginatevi anche questa cosa qua, questo video, da due punti di vista. Punto di vista 1, se non avete mai giocato a un gioco di ruolo da tavolo, quello che io farò nel corso di questo video sarà proprio giocare questo gioco qui. Letteralmente io lo giocherò, me la canterò e me la suonerò. Vi farete un po' un'idea di come è strutturato un gioco di ruolo da tavolo. Secondo, può anche essere interessante appunto vedere come si possono adattare determinati manuali esistenti per farli andare con altri giochi, comunque altre presentazioni, quello che volete. Direi che possiamo tranquillamente partire. Partiamo da una introduzione del nostro personaggio. Il mio nome è Terry. È da quando l'antica calamità ha attaccato che io passo le mie giornate a vendere i miei beni e a condividere i miei beni, i miei interessi, in particolare gli interessi legati agli insetti, alle varie persone. In particolare c'è stato un momento in cui, esplorando la città, esplorando comunque l'intera regione di Hyrule, ho visto a mezzogiorno un'entità di dimensioni gargantuesche che non avevo mai visto prima. Si trattava di un guardiano, sicuramente era un guardiano, aveva le caratteristiche fisiche dei guardiani, quella sorta di struttura quasi geometrica che caratterizza appunto la tecnologia Sheikah, però aveva la struttura di un drago, era molto lungo, con quelle ali gigantesche, enormi, ma non sembrava tanto un drago, sembrava quasi un insetto, sembrava quasi lo scarabeo Ercole. Il muso di questo drago ricordava lo scarabeo Ercole, quasi come se la parte superiore, la parte davanti, la parte anteriore dello scarabeo Ercole fosse in realtà diventata una sorta di mandibola gigantesca con cui questo drago insettoide poteva mangiare qualsiasi cosa. Sono andato a cercare informazioni e per cercare informazioni sono passato da Zelda stessa, la principessa Zelda, la quale
stava partendo con Link per andare a cercare delle informazioni. Non ho capito bene dove dovevano andare, non ho capito se stavano cercando tipo nelle profondità del castello di Rule, in realtà non mi importava sinceramente. La cosa che mi ha detto era che quel drago, quel guardiano, nascondeva un potere, e il suo potere è il potere del volo. Io che sono un tutt'uno, mi piacciono gli insetti, poter volare come un insetto e poi pensare di diventare anche un drago insetto, quanto sarebbe bello! È così che ho iniziato il mio viaggio per andare verso il drago insettoide, il quale si sapeva dove stava. Stava in una torre molto lontana, una di quelle torri che probabilmente Link ha scalato durante i suoi viaggi. Però una torre strana, non aveva pigli per essere scalata, e bisognava per forza dall'interno entrare e viaggiare, quasi scoprendo un mondo all'interno del mondo stesso, qualcosa di veramente inconcepibile. Nell'occasione Zelda mi ha dato il Terracco, quello che da quanto so è tipo una sorta di animaletto da compagnia che si porta dietro Zelda, che è stato rotto, riparato, e nel dubbio io mi sono portato dietro questo pet, questo animaletto che si chiama Terracco, di cui sapevo che aveva avuto gli influssi di Ganondorf una volta, ma sinceramente non è che mi interessava sapere se questi influssi ce li aveva ancora, e da qui sono partito. Sono partito per questo viaggio in cui chissà cosa incontrerò, forse incontrerò delle persone, forse no, non lo so, ma c'è solo un modo per scoprirlo. Questa è la mia introduzione alla mia storia di Colosso, quindi alla storia di Terry all'interno di questa ambientazione. Ora, come funziona una partita di Colossal? Le partite di Colossal si dividono principalmente in fasi di esplorazione, che li possiamo chiamare quasi come se fossero dei capitoli. Le fasi di esplorazione sono legate ai punti dedicati. Io qui possiedo 5 punti, quindi sono al massimo dei punti, e devo quindi pescare le carte dedicate. Quindi dovrò pescare un totale di 5 carte, che poi saranno le carte esplorazione. Ora, sperando che non ci sia buffering nel video, cosa che sono abbastanza certo ci sarà. Allora, noi abbiamo un jack di fiori, un 2 di quadri, un re di picche, i re non vanno bene, 7 di fiori, e l'ultima carta è un 3 di quadri. Perfetto. Ora, tutte le carte che abbiamo appena pescato sono carte che rappresentano delle meccaniche, cioè a seconda delle carte che noi peschiamo troviamo delle cose, e questa è una cosa importantissima, perché appunto possiamo avere dei vantaggi o degli svantaggi in base a cosa troviamo. Le carte rosse, se non ricordo male, sono oggetti, vado un attimo a vedere sul manuale perché non mi ricordo. Le carte rosse sono oggetti organici, sono entità organiche, mentre le carte nere sono entità inorganiche. Ciascuna delle carte rappresenta una determinata cosa, non è obbligatorio mettere queste cose nell'ordine con cui sono state pescate, quindi ciascuna di queste 5 carte possiamo legarle come ci piace a noi, come letteralmente vogliamo e desideriamo. Partiamo per esempio da spiegare il 2 di quadri. Allora, il 2 di quadri dice, leggendo dal manuale di gioco, è un animale a cui devi dare la caccia per nutrirti. È un animale pericoloso, fra l'altro, perché abbiamo pescato quadri. Gli animali delle selve combinano spesso elementi di diverse creature che potresti conoscere, come un cinghiale con le scaglie o un'oca con 2 paia d'ali. Andare all'avventura mette appetito e dovresti sempre fare una pausa per mangiare. Poi abbiamo i 3 di quadri. È una chiamata, attenzione, questa cosa qua è legata alla chiamata. Incontri qualcuno che è legato alla tua chiamata. Potrebbe avere un indizio su ciò che stai cercando, oppure ostacolare la tua sete di conoscenza. Questa entità non è amichevole, attenzione. 7 di fiori.
Il 7 di fiori ci dice che è all'ingresso di una caverna. L'oscurità ti attira e potrebbe portarti in profondità nel colostello. Essendo di fiori è profonda e difficile da scalare. Poi, attenzione, se pescate il fante è sempre un oggetto. Bisogna tirare un'altra carta, che adesso andiamo a tirare, per vedere che tipo di oggetto è. È un 8 di quadri, perfetto. L'otto di quadri è una pozione, quindi abbiamo una pozione. Poi il re è una torre, la torre enorme. La torre enorme è una delle entità più forti di tutto Colossal, di tutto il sistema Colossal. Noi siamo abbastanza debolucci, quindi non l'affronteremo, perché in Colossal, se non specificato diversamente, voi potete scegliere se affrontare o meno il vostro avversario, quindi non siete mai obbligati a fare un fight. Questa è una cosa interessante. Ora cerchiamo un attimo di prendere tutte queste idee interessanti e cerchiamo di unirle assieme. Ok, ci sono. Ho iniziato, io come Terry, ad entrare nella caverna. Questa sorta di enorme torre che, a guardare adesso, sembra anche più grande di quelle che ha scalato Link. Sicuramente qualcosa di strano, dovrò avvisare qualcuno di dovere, sicuramente Zelda dovrà essere avvisata in merito, perché secondo me non so quanto ne sappia. Vado dentro, perché la curiosità mi attanaglia troppo, io sono troppo curioso di sapere cosa c'è qua dentro. Voglio saperlo, assolutamente, io voglio sapere. Entro. Il piccolo terracco non sta facendo in realtà niente di interessante, più che altro sembra abbastanza curioso, è un po' anonimo, mi aspettavo che facesse delle reazioni particolari, in realtà poco e niente. Chiedo al piccolo terracco se può fare una piccola luce tramite il suo bulbo oculare metallico e grazie a quello, con una sorta di piccolo faro, proseguo. Proseguendo trovo all'interno di questa enorme piana, è veramente ampio questa torre, è veramente più ampia di quanto credessi, trovo una sorta di entrata per andare in basso. Venendomi un po' in mente quello che sta facendo Zelda, voglio anch'io andare in basso, voglio vedere cosa succede, magari che ne so, così, giusto per divertimento, magari la trovo. Vado in basso e trovo una figura strana. È una figura che sembra un umanoide insetto. Sembra appunto un umanoide con questa maschera a forma di scarabeo Ercole. Che però non capisco, cioè, non ho mai sentito parlare di una cosa di questo tipo. Provo a parlargli, ma lui non mi risponde. Al suo posto, una entità gigantesca, sicuramente un guardiano, salta da dietro, quasi come se si stesse mangiando la grotta in cui sono appena entrato. E vedo questo guardiano tutto acceso, che secondo me non lo vedo neanche completo, perché la grotta sarà 3 metri più o meno, questa grotta qua dove sono andato sotto. Ma secondo me questa entità che sta fagocitando come se fosse un mostro, è possibile che sia più grande di una casa, probabilmente, più grande della mia casa. Un po' mi spavento, perché non pensavo che fin da subito mi sarei trovato di fronte a una cosa così enorme. E banalmente decido di tornare indietro. Un po' scappo, un po' me la faccio sotto. E mentre scappo e me la faccio sotto, vedo quella sorta di umano insettoide che non ho mai visto, non so neanche cosa sia. Potrebbe essere un umano vestito da insetto, ma non capisco comunque il senso. Che mi fissa. Ma non so poi cosa succede, perché una volta che scappo e mi guardo dietro, l'entrata della grotta è chiusa. Capisco che qualcosa potrebbe essere successo, e forse
la paura inizia ad attanagliare il mio animo. Questo è come se fosse un capitolo di Colossal, quindi appunto è una fase di esplorazione. Poi le carte che abbiamo giocato, queste carte qui che sono state messe, ora, queste carte qua, noi non dobbiamo più mescolarle. E ora che ci penso, mi sono dimenticato di una cosa, mi sono dimenticato della pozione. Quando, riprendendo quello che dicevo prima, una volta uscito da quella sorta di sottogrotta, e girandomi, vedendola chiusa, vedo una pozione per terra. Terracco la prende. Io non ho assolutamente il coraggio di prenderla, però sono estremamente curioso, affascinato. Me la porge, Terracco. E c'è un fogliettino su questa pozione con scritto: potrebbe servirti nel corso del viaggio. E sulla pozione, una pozione classica pozione rossa di quelle che io vendo, c'è il simbolo di un insetto con le ali da drago. Questo è appunto la mia prima esplorazione. Cosa vuol dire? Noi adesso prendiamo la nostra scheda, nell'inventario noi adesso possiamo mettere pozione. Possiamo anche aggiungere il dettaglio che abbiamo detto. Pozione con simbolo drago insettoide. Vedete, veramente, veramente molto facile. Ora queste qua le buttiamo via perché queste non ci servono più. E ora è come se noi facessimo un capitolo 2. Quindi adesso peschiamo altre 5 carte. Questo è come se fosse un capitolo 1. Tra l'altro di Colossal esiste proprio un documento fisico, una sorta di quaderno che registra le sessioni, dove voi potete scrivere. Quindi voi potete fare anche esercizio di scrittura, perché questa è proprio scrittura creativa. 1, quindi 5 di fiori, 7 di quadri, 3 di fiori, ottimo, Jack di quadri, ottimo, 7 di picche, 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Allora, adesso guardiamo cosa abbiamo ottenuto. È andata anche bene. Poteva andare peggio. Allora, diamo un'occhiata, anzi del Jack, che sappiamo già essere un tesoro, ci prendiamo anche il 4, così sappiamo già cos'è. Allora, stiamo prendendo il nostro regolamento. Allora, il 7 di picche, 7 di quadri, un grido dal cielo, un battito d'ali, un gargoyle. Credevi fossero solo favole per bambini, ma non è così. Ti afferra per le spalle e ti solleva da terra. Con quadri ti porta nel suo nido sulle travi del soffitto. Non c'è modo di combattere un gargoyle. Ok, qua bisogna adattare un po', ma non dovrebbe essere difficile. Poi guardiamo le altre. Allora, 7, è sempre un'altra caverna. Questo è l'ingresso di una caverna, l'oscurità ti attira, potrebbe portarti in profondità del castello, poco profonda e facile da superare. Ok, non ho aggiunto molto della profondità nella scorsa parte, quindi devo stare molto attento in merito. Il 5, un grande e bizzarro meccanismo che sembra attivare qualcosa all'interno del colostello. È formato da tubi, ingranaggi e leve, per quanto enorme credi di poterlo utilizzare. Se è danneggiato, e nel nostro caso è 5 di fiori, quindi è danneggiato, potresti aver bisogno di materiale per ripararlo. Ok. Poi abbiamo i 3 di fiori, che dice: una scala che conduce a un altro piano del colostello. È gigantesca e anche solo risalirla sembra una impresa. Tant'è che svanisce tra le nubi. Ogni gradino è alto come una casa. Chi l'ha costruita? Se questa non è la prima scala che incontri, puoi consultare la sezione dedicata alle sommità, ma quello non ci pensiamo per adesso. Il 4 di quadri invece è erbe e ingredienti per creare una pozione di guarigione che cura una ferita. Perfetto, ma non abbiamo ancora subito danni, quindi non è un problema. Allora, qua è un po' difficile. Dobbiamo fare un po' di adattamenti. Sai cosa?
Facciamo una cosa di questo tipo. Modifichiamo un po' le cose di Colossal per adattarle a Zelda. Uscito appunto da questa grotta, a un certo punto, questa torre, che pensavo fosse il mio obiettivo, quindi quasi strappata, e un guardiano, di quelli classici che volano, che ormai mi sono un po' abituato a riconoscere col passare degli anni, si lancia addosso a me. Si lancia addosso a me, mi sembrava quasi qualcosa di stranissimo. Si è lanciato Terracco, fra l'altro, per parare qualsiasi colpo possibile con i suoi raggi laser glaciali, ma questo guardiano era un po' diverso. Era diverso, un po' più umanoide, con delle braccia, cattura me e Terracco e ci porta su. Nel tentativo di riprendermi, mi stringe troppo forte che perdo i sensi. Va troppo veloce anche. Va veramente troppo veloce. Perdo i sensi. Mi risveglio. A mio risveglio sembra che Terracco abbia combattuto con questo costrutto e che di questo costrutto non ci sia più traccia, a parte Terracco che non è messo benissimo. Mi trovo in una zona veramente strana che non ho mai visto. Non so neanche cosa sia successo. Però mi sveglio, faccio qualche passo, guardo in basso e vedo che sto volando. Mi sembra di essere tipo su un pezzo di terreno che è stato sollevato. Come cavolo è possibile questo? E poi oggetti sopra il cielo, insomma, non è mai successa questa cosa qua, è una novità. Capisco due cose. Primo, sono abbastanza certo che prima ci fossero in cielo proprio vuoto, classico cielo, e questa cosa non ci fosse. Quindi o io ho attivato qualcosa, o qualcuno o qualcuna ha attivato qualcosa, oppure che io sono rimasto svenuto per così tanto tempo da non essermi accorto di questa modifica del terreno. Il che mi sembra strano, però non riesco a trovarne il nesso. Secondo, è tutto strano perché appunto vedo che si può andare in alto e si può anche andare in basso. Cioè, è come se fosse tutto strutturato a piani. È tutto molto geometrico, non dovrebbe essere così geometrico. Vabbè, ci sono i Sheikah, i guardiani Sheikah che sono molto geometrici, ma quelli appunto sono stati creati. Io comunque il mio obiettivo ce l'ho, lo vedo girare sopra l'insetto drago, il drago insettoide. Forse magari è stato proprio il drago insettoide a fare tutto questo, io non lo so. Però c'è solo una cosa che devo pensare prima. Devo sopravvivere. Ed è in quel momento che mi ricordo e penso che prima c'era stato qualche animale che era passato vicino all'entrata della torre, ma non ci avevo neanche dato tanto peso. E questo è un problema. Io ho fame. Devo trovare qualcosa da mangiare. Vado in quella sorta di piccola grotta che c'è lì vicino. Non c'è molto, non c'è neanche del cibo decente. Però ci sono delle erbe. Mi prendo quelle erbe, comunque un po' di speziale ho fatto degli studi a speziale, quindi qualcosa sicuramente saprò fare. Adesso non mi servono, però magari in futuro potrebbero tornarmi utili, o per mangiarle, oppure per curarmi le ferite. Esattamente in quel momento che mi viene da pensare che io devo comunque continuare a salire. Per salire vedo appunto il 3, vedo quelli che sembrano tipo degli scalini che stanno levitando, rovinatissimi. Non ci sono altre opzioni, c'è il rischio che io qua rimanga bloccato per sempre. Prendo il terracco
di fianco a me e inizio a saltare quasi nel vuoto su questi scalini. Quando salto rallenta il tempo, come se rallentassi il tempo, qualcosa, sicuramente c'è del magico qua sotto, e una volta che ho saltato i gradini, quelli dietro si rompono. Ne faccio uno, ne faccio due, ne faccio tre e raggiungo un'altra sezione che levita. Questa è la seconda parte di quello che è appunto la nostra appunto avventura. Sto facendo anche degli errori, ma anche per farvi capire che può comunque capitare, fare degli errori. Vedete, appunto, sostanzialmente siete il master di voi stessi, quindi ve la cantate e ve la suonate. Quindi magari se fate l'errore ve recuperate subito dopo. Allora, noi qua per esempio dobbiamo aggiungere qualcosa. Tra l'altro non abbiamo ancora fatto un combattimento, cioè potevamo farlo prima, ma prima saremmo decisamente morti. Allora, devo segnarmi erbe per curare una ferita. Perfetto. Ora, spero che adesso tra poco facciamo un altro fight. Cioè, un fight lo faremo in questa sessione, no? Dai. Ora, iniziamo al giorno 3, iniziamo alla sessione numero 3. Questo è come se fosse il capitolo 3 di questa storia. Ed appunto ce la stiamo cantando e suonando, è proprio così come funziona. Allora, abbiamo un asso, ottimo, se non ricordo mai gli assi erano ottimi. 7 di cuori. 8, com'è questa carta è gigantesca. 8 di cuori. 10 di fiori, ok, sono interessato. E no, abbiamo un re. Cioè noi possiamo anche combatterlo, una torre enorme, però dovremmo, cioè, esplodiamo se combattiamo la torre. Allora, non va per niente bene. Controlliamo le pagine dedicate a questi elementi e guardiamo cosa succede. Allora, questo possiamo farlo. Questo mi piace. Allora, uno straniero in abiti insoliti con il simbolo di un castello. Forse ha degli indizi sulla natura del colostello, ma simili individui non amano essere visti, ancor meno per conversare. Hai già sentito voci su di loro? Forse appartengono a un culto? La gente non parla molto bene di questi stranieri dalle strane pratiche, ma sanno sicuramente qualcosa. Se decidi di affrontare questo individuo, crea un avversario umano nella fase di combattimento. Poi abbiamo i 7 di cuori e 10 di cuori. 7 di cuori è un grido al cielo, un battito d'aria, un gargoyle, di nuovo! Un altro gargoyle. Arca l'arca, quanti gargoyle! Che mi porta in una nuova regione. Arca, mamma mia. Allora, questo però porta in una nuova... Sì, questo porta in una nuova regione. Va bene. Poi, l'8 invece è... Ti imbatti in un piccolo insediamento, forse un borgo agricolo. Come sempre gli edifici sono tutti di legno coperti da pelli. Se è sicuro, ed è cuori, quindi è sicuro, pesca una carta oggetto per vedere cosa trovi, altrimenti pesca una carta evento. Poi c'è il re, che è la torre enorme, ma sai cosa? Noi facciamo così. Intanto vediamo qual è l'oggetto evento. Sperando di riuscire a caricarlo. È un 4, quindi altre erbe e ingredienti, va bene. Allora, ho un'idea. La facciamo funzionare in questo modo. Ok. Appena raggiunta la nuova parte del mio obiettivo, appunto, avendo raggiunto un nuovo luogo, subito vengo ripreso da questa sorta di altro robot, forse è lo stesso di prima che Terraco non ha sconfitto, che mi prende, mi aggrappa e mi tira via dalla zona che avevo appena raggiunto. E ho sempre Terraco lì vicino. Terraco che si sta anche lui guardando un po' sorpreso, perché cosa sta succedendo? Non lo capisce nemmeno lui, si vede palesemente. Mi prende, mi tira e mi sposta in una zona totalmente diversa. Ipotizzo, magari in questa zona forse queste sorte di guardiani vengono usati come se fossero dei trasportatori. Mi sembra anche un po' scomodo che facciano questa cosa qua, però
Quando cerco un po' di riprendermi dal fatto che sono stato appunto colpito da questa entità, banalmente da questa entità, mi trovo in una sorta di insediamento, sembra quasi una cittadina. Una cittadina, ci sono dei guardianini, ci sono dei piccoli guardiani che sembrano tipo dei golem, ma proprio il classico golem roccioso che si trova ogni tanto in giro per Hyrule. Sono piccolini, sono quasi rettangolari, c'hanno le zampette, non c'hanno neanche le zampette, c'hanno più che altro delle braccine che all'inizio sembrano guardarmi un po' sospettoso, come se fossi un cattivo, un nemico da sconfiggere. Poi sono lì e non mi faccio cioè, non ho problemi a conversare con loro, forse perché ho Terraco che mi sta vicino, che è un guardiano anche lui, quindi magari, essendo anche lui un guardiano, riesce a comunicare con loro. Comunque sia, mi trattano bene. Riesco a passare comunque diverse ore lì, anche per cercare di capire un po' cosa sta succedendo. Provo a usare Terraco come strumento comunicante, come figura comunicante per provare a instaurare un dialogo. Però non mi dicono granché purtroppo. Purtroppo non mi dicono molto, ma alcune cose riesco a ottenerle. Primo riesco a fare recuperare altre erbe, perché comunque inizio ad aver fame, ma non sono ancora così in rischio per morire. Non sto ancora morendo di fame, banalmente. Ma poi, in quel momento, il trasportatore, quello che oramai sto chiamando il guardiano trasportatore, porta un tipo, vestito viola, un cappuccio viola e un occhio rosso pulsante in alto. Non capisco se è così potente o più che altro così pericoloso, perché quando lui arriva, con un gesto delle mani, tutti i piccoli totemini con cui stavo interagendo si fondono per creare un essere mostruoso gigantesco, una versione molto più grande di questi totemini, probabilmente più grande di 2 volte la mia abitazione. Però potrei scegliere 2 cose. Posso scegliere di combattere lui, o potrei scegliere di combattere il totem. E non voglio combattere il guardiano gigantesco, perché, ripeto, secondo me sono i miei piccoli guardianini, cioè comunque sto facendo un po' di amicizia, un po' devo cercare di instaurare delle relazioni, specialmente in questo momento in cui non so cosa sta succedendo. Vedo che questo tipo, appunto col cappuccio, tira fuori un pugnale, zac, lo prende e mi viene vicino. Ha sicuramente delle intenzioni negative nei miei confronti. Non so il perché, non ho la più pallida idea del perché voglia combattere, o perché mi voglia eliminare, mi voglia togliere tutti i punti salute, ma io sono pronto. E farò questo per salvare tutti i piccoli totemini che mi stavano accanto prima. Di conseguenza io sto cercando di affrontare questo nemico, che è un nemico umano, perché i nemici in Colosso sono di 3 tipi: sono gli umani, sono i totem piccoli, quindi in questo caso sarebbero i guardiani piccolini, per come li abbiamo chiamati noi, o sono i guardiani enormi. Gli umani, per giocare in un umano, per avere contro un umano, bisogna fare queste cose qui specifiche. Prima di tutto togliamo tutto, vedrete che è molto facile il combattimento. Togliamo tutto. Perfetto. Ora, peschiamo una carta. Questa ci dice la sua indole. Allora, questo è una regina di picche. Allora, picche vuol dire che il nostro avversario ci vuole uccidere. Banalissimo, vuole metterci fuori KO. Quindi se lui vince questo scontro, lui raggiunge il suo obiettivo. Quindi se lui raggiunge l'obiettivo, noi moriamo, banalmente. Essendo una regina,
quindi dal 7 al re, è una combattente, sta per combattere a mischia, quindi combatterà usando la mischia, quindi attacchi ravvicinati. Ora, come funziona il combattimento? Prima di tutto, prima di vedere i risultati, quindi tutti i premi, strapremi che noi otteniamo battendo un umano, guardiamo come funziona lo scontro. Ora, ci teniamo questo qua. Lui pesca una carta perché lui è un umano, quindi pesca una carta sola. Perché ho la sensazione che moriremo male oggi? Bello, mi sa che moriamo. Allora, vabbè. Allora, tornando a noi. Quindi lui ha una carta sola, che è la regina. Io cosa posso fare? Io ho, vedete qui, 3 di combattimento, ok? Vedete, 3 di combattimento. Questo significa che io devo pescare 3 carte e sceglierne una, nel nostro caso, che sia più alta del valore dell'avversario. Di conseguenza o faccio re o faccio regina, perché posso anche fare regina. Attenzione! Io se faccio contrasto, quindi le 2 carte sono uguali, quindi 2 regine, nessuno subisce ferite, quindi né io né l'avversario. Noi per vincere dobbiamo respingere la maggioranza degli attacchi dell'avversario, quindi il 50% più 1. Ora, io non so come va, perché io ho probabilità bassissime. Infatti, 6 di cuori, 6 di picche. Se noi non facciamo regina o re, siamo morti. Poi è andata malissimo, cioè. E niente, raga, siamo morti. Siamo morti perché non possiamo superare la regina. Eh no, non possiamo superare la regina. Ma orca balorca. Bello, non possiamo batterla. Non possiamo battere il bersaglio perché ha una regina, ha giocato 2 regine. Di cui in realtà... vabbè. Beh, raccontiamo come moriamo a sto punto. Raccontiamo come moriamo, va bene? Allora, da notare che i simboli che vedete, appunto, picche, cuori, tutto quanto, indicano tipi di armi, cioè tipi di attacchi che vengono fatti. Ovvero c'è l'attacco senza armi, che è la picche, l'attacco con l'attacco magico, che sono i cuori, e l'attacco creativo, che sono le picche, i quadri, scusate. Ora noi dobbiamo interpretare i nostri attacchi e l'attacco dell'avversario. Vi ripeto che la vittoria, cioè la vittoria dell'avversario, la ottiene perché noi non possiamo superare il suo valore e lui, il nostro avversario, raggiunge automaticamente l'obiettivo. Gli altri obiettivi che poteva ottenere, se non avessimo avuto picche, sarebbe stato per esempio derubare, fuggire o nasconderti qualcosa. Ora, vediamo un po' di interpretare la morte. All'inizio mi lancio sul mio avversario un po' come ho sempre fatto, prendo il mio zaino insettoide e lo uso proprio come se fosse un carapace, come il carapace di una tartaruga, gli vado addosso. Però questa entità, che fra l'altro non sta neanche chiedendo al totem gigantesco di fare cose, di attaccare o quant'altro, è da solo, lì da solo, che vuole fare le sue azioni, schiva, ma più che altro, più che schivare, prende il suo pugnale e lo infila lì dentro.
lo infila dentro questo enorme zaino che io possiedo, ma è uno zaino veramente pesante, è uno zaino quasi di acciaio, è anche il motivo per cui ho un certo fisico, è anche il motivo per cui ho delle certe doti, delle prestanze fisiche, per questo faccio sempre dei viaggi tosti. E mi stupisce perché un pugnale di questo tipo deve essere sicuramente qualcosa di strano. Ordino a Terraco, Terraco! Il robottino inizia a sparare dei raggi di gelo, proprio piu piu, e quello che vedo è il suo pugnale che si incendia quasi, ovviamente qualcosa di magico, che si carica con un potere che ha sulla mano, un potere oscuro, e quasi come se passasse il potere oscuro dall'altra parte, mi prende, e non mi prende neanche facendo il mio attacco magico, perché io mi aspettavo di essere colpito da una magia a sto punto. No, mi prende la giacca che ho addosso e con una forza disumana mi lancia via e io inizio a volare. Inizio a volare, quello che era l'inizio del mio viaggio. Volevo viaggiare, volevo volare, volevo trovare questo drago che inizio a vedere troppo lontano. Io continuo a volare, però il cielo si fa sempre più lontano e io non ho idea di cosa ho trovato, io non ho idea di cosa fosse. Sicuramente un qualche cultista, però quell'occhio mi ricordava qualcosa. Mi ricordava l'occhio che aveva Ganondorf quando era in quella sorta di forma cinghiale e Link l'aveva attaccato. Probabilmente c'entrava qualcosa, però è troppo tardi per pensarci. Io volevo volare e ho volato per un'ultima volta. Letteralmente il nostro PG è morto. Letteralmente il nostro PG è morto. Quindi cosa succede? Allora, io direi che letteralmente la sessione la vorremmo anche chiudere qua, perché abbiamo fatto un'ora di partita e siamo morti in un'ora di gioco. Complimenti, cioè, spettacolo. Allora, vi faccio un po' anche di spiegazione di quello che per esempio sarebbe potuto succedere nel caso avessimo vinto. Abbiamo perso malissimo, veramente, veramente molto male. Cosa può succedere? Se facciamo finta che abbiamo vinto, ok? Facciamo finta che abbiamo vinto, yeah, abbiamo sconfitto il nemico, ok? Cosa succede quando si vince? Quando si vince si fa, adesso guardo proprio la sezione delle ricompense perché sono un po' diverse. Perché se voi sconfiggete il specifico se voi sconfiggete un umano, eccolo qua, pagina 51 del manuale di Colossal, se sconfiggete un umano ottieni un tesoro. Ricordati di segnare quanti tesori hai accumulato, così potrai usarli per fare acquisti. Quindi sostanzialmente noi dovremo andare poi con il nostro manuale nella sezione specifica dei tesori, dove proprio si parla dei tesori. Quindi cerchiamo tesori nel manuale per trovare cosa può essere. In realtà una cosa interessante è che il tesoro lo creiamo noi. Quindi per esempio un tesoro che potrebbe essere stato sarebbe stato ad esempio, tra l'altro qua segniamo, cioè proprio siamo morti, molissimo, siamo morti. Per esempio un tesoro che potremmo aver avuto potrebbe essere per esempio una cosa che mi sarebbe piaciuta fare se noi avessimo vinto. Un tesoro che mi sarebbe piaciuto era per esempio una sorta di medaglione totemico, cioè una sorta di miniatura di questi totemini che vanno in giro di queste entità che abbiamo appunto incontrato. Facciamo un esempio, quindi per esempio tesori è medaglione totemino. Esatto. Poi appunto il gioco sostanzialmente va avanti costantemente, quindi si pescano le carte esplorazione, si fanno i combattimenti, così via, fino a quando non si completa la chiamata, che appunto lo scegliete voi quando si completa la chiamata.
Può essere per esempio che decidete che ne so, se noi avessimo incontrato un totem volante, quindi un guardiano volante, cosa che in Colossal è possibile, un guardiano volante poteva essere ad esempio appunto il drago insettoide che noi cercavamo e quindi dovevamo affrontare quel drago. E in quel caso lì noi avremmo potuto dire ok, la chiamata è finita. E di conseguenza si va avanti così. Questa è stata letteralmente proprio una partita di Colossal, qui è stato proprio un bad ending fortissimo, ma di un forte assurdo, che non mi sarei aspettato che saremmo morti così male, cioè qua proprio siamo morti fortissimo, e questo è appunto Colossal. Colossal lo potete già trovare nei negozi di fiducia, perché è già disponibile in formato digitale e in formato fisico. Tra l'altro sul sito ufficiale di Neat Games dedicato a Colossal potete anche scaricarvi la, la scheda del personaggio, che è quella che avete visto nel corso del video, e anche le schede per segnare e tenere traccia di quello che sta facendo, tipo l'ambientazione, come la state costruendo, dettagli per esempio legati a per esempio i nemici, gli effetti, segnarsi per esempio le carte che sono state giocate e così via. È molto molto utile. Tra l'altro altre cose che non sono apparse qui in questo video erano per esempio la possibilità di viaggiare per mare, che sarebbe stato molto interessante, quindi potete viaggiare per mare e anche costruire delle città nelle quali potete fare letteralmente delle quest secondarie. Letteralmente Colossal è questo. E come avete visto, Colossal è veramente, veramente molto easy, veramente, veramente molto facile. Ve la cantate, ve la suonate, però è esercizio di scrittura creativa, magari siete interessati a scrittura creativa, comunque volete anche allenarvi nell'interpretazione, quindi nell'azione del ruolaggio. E come vedete, Colossal è facilmente adattabile ad altre ambientazioni, come per esempio The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dal punto di vista cronologico mi sono immaginato che gli eventi che ho trattato nel corso di questa partita siano avvenuti più o meno in quella che penso che nel videogioco sarà la fase di introduzione, quindi quando penso Link e Zelda attiveranno Ganon e ci saranno tutti i pezzi di terreno che si alzeranno. E poi ovviamente ci sono delle cose che nel corso di questa partita io non ho detto. Per esempio non ho detto che fine fa il Terracco, perché Terracco non muore. Magari Terracco verrà preso da questa entità misteriosa che ha ucciso Terry. Magari un altro avventuriero troverà quel Terracco. Quindi voi teoricamente con una sessione di quelli che sono 50 minuti, di quella che è una sessione di un'ora di gioco, che è letteralmente questa sessione, per esempio, voi potreste creare un nuovo personaggio, mantenere l'ambientazione che è stata appena creata, e per esempio potreste fare in modo che incontrate il tipo che ha ucciso questo Terry. E magari lui avrà il terracco, chi lo sa. Potete davvero decidere voi cosa fare. Io non penso di avere molto altro da dirvi, se non che appunto Colossal è già disponibile al pubblico, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che è stata l'ambientazione, la base dell'ambientazione di questa partita, è già disponibile al pubblico, o meglio, in realtà no. Uscirà settimana prossima solo e soltanto su Nintendo Switch, e spero che questo video di interpretazione e ruolaggio vi sia piaciuto, sia stato piacevole e interessante, anche giusto per chi fosse interessato sia a capire Colossal, sia a capire come funziona un gioco di ruolo da tavolo, e spero che vi sia piaciuta questa sessione, e noi due ci rivediamo ad una prossima partita. Stammi bene, mi raccomando. Ciao, ciao ciao, ciao.